Allora, quindi io voglio creare questo mobile. Ovviamente io devo dare per scontato che conosco le misure del mobile. Quindi ipotizziamo che ad esempio questo mobile è lungo 1 metro ed è largo 30 centimetri. Quindi io mi avvicino all'area di disegno e posso creare un rettangolo o posso creare delle linee. Quindi vado sul rettangolo, clicco in un punto qualsiasi, mi vado ad allargare e vado a scrivere 1 punto e virgola 0,0.3 e premo invio e lui mi fa un rettangolo di 1 metro per 0,3. Io posso verificare in qualsiasi momento quelle che sono le dimensioni di questo oggetto andando sullo strumento misura e andando a misurare quindi la distanza da qui a qui e ho conferma che è 1 metro e la distanza da qui a qui e quindi ho conferma che è 30 centimetri. Nella parte inferiore tu vedi che c'è una piccola base che ha più o meno uno spessore di facciamo 2 centimetri. Allora che cosa faccio? Se schiaccio la rotella del mouse, tu vedi che io mi vado a disporre questa sagoma la posso anche eliminare perché non serve. Mi vado a disporre, quindi schiacciando la rotella del mouse e tenendo il tasto della rotella premuto, io faccio un'operazione che viene chiamata orbita. Quindi l'orbita mi permette di ruotare l'oggetto come se io fossi un modellino e lo sto visionando. Per creare la tridimensionalità, quando le facce di SketchUp si chiudono, si colorano di bianco. Quindi quando io ho delle linee che non sono chiuse al centro non c'è nessuna faccia di nessun tipo di colore. Appena io vado a chiudere una forma, tu vedi che la forma si colora di colore bianco. Il fatto che sia colorata di colore bianco, quindi è stata chiusa, vuol dire che può essere estrusa. Quando vado sul comando spinge e tira, vado sull'oggetto, faccio un clic e mi alzo, io posso dare un'altezza. Ovviamente non devo dare un'altezza a casaccio, ma devo dare quella che è l'altezza del mobile. Quando noi interrompiamoci un attimo e vediamo un attimo come io lo posso creare. Normalmente quando tu crei un oggetto, tu puoi partire da vari lati, quindi ti puoi creare per esempio la base di sotto, poi ti crei i tre laterali, oppure ti puoi fare l'oggetto come se fosse un unico grande involucro e poi lo scavi all'interno. Più o meno quasi tutti i metodi sono buoni. Tu man mano, diciamo, sceglierai il metodo che ti accorgerai che è più semplice. In questo caso io quale metodo vorrei utilizzare? Vorrei fare diciamo, il mobile come se fosse intero, quindi come se fosse un unico elemento, poi lo vado a scavare nella parte interna e poi aggiungo i cassetti esterni. Questo qua quindi non è l'unico metodo, ma è un metodo, diciamo, per creare questo oggetto. Oppure io avrei potuto fare il piano inferiore, estrudere solo questo, mettere poi lateralmente le pareti laterali, la parete di dietro e andare a mettere poi tutti i cassetti in avanti. Ciao, magari la prossima volta proviamo a fare quest'altro metodo qui, però per adesso io lo voglio alzare in tutta la sua altezza, quindi simulo che ad esempio 1, 2, 3, 4 e 5 sono 5 cassetti, faccio finta che questo mobile è alto 1 metro, quindi clicco qua, alzo, scrivo 1 e premo invio e lui mi dà un'altezza di 1 metro. Ora, anche se tu non lo vedi perché ci sono i frontali del cassetto, qui nella parte interna del mobile c'è comunque una scocca con uno spessore, però tu non la vedi perché c'è il cassetto che ti nasconde questo spessore. Ipotizziamo che ad esempio questo spessore è pari a 2 centimetri. SketchUp ha un comando che si chiama offset, che funziona come l'offset di AutoCAD. Quando tu lo clicchi
clicchi su una faccia e vai verso l'interno, verso l'esterno, lui ti fa una copia di tutte le facce, quindi mentre AutoCAD per esempio ti faceva l'offset di un solo lato, in SketchUp se tu clicchi su una faccia, lui ti fa l'offset di tutti i lati di quella faccia. Quindi adesso lui è in attesa della distanza di offset. La distanza di offset abbiamo detto facciamo che sono 2 centimetri. Visto che io sto lavorando in metri, 2 centimetri sarebbe 0,02, quindi faccio 0,02, premo invio e lui mi fa questo scatto di questa quantità. Se mi avvicino, tu vedi che questa linea ha spaccato questa faccia in 2 parti. Ora, se io vado a ricordare quanto era profondo, tu ricordi che era profondo 30 centimetri, quindi se anche la parete di dietro è di 2 centimetri, vuol dire che questa parte qua dovrebbe essere spinta in dentro di 0,28. Quando io clicco con questo spinge e tira su una faccia che è già esistente e mi sposto o verso dentro o verso fuori, tu vedi che lui ti sposta questo elemento. Io potrei fare uno spostamento casuale, quindi cliccare qui in un punto qualunque, oppure scrivere 0,28, premere invio e fare in modo che lui si è spostato esattamente di 0,28. Ovviamente io l'interno non lo riesco a vedere perché c'è il pannello avanti, ma se da questa parte superiore io mi metto in vista raggi X, io riesco a guardare anche l'interno della struttura e quindi vedo che la parete di dietro è rimasta esattamente della misura che io volevo. Quindi quando ripremo qua l'oggetto diventa normale nella visualizzazione grafica. A questo punto devo andare a creare quelli che sono diciamo, i pannelli dei cassetti. Adesso c'è una regola molto importante che bisogna seguire in SketchUp. Normalmente quando io creo una forma in SketchUp e poi vado a mettergli sopra un'altra forma, quindi immaginati che questo, oppure facciamo proprio una forma, facciamo l'esempio proprio qui. Allora mettiamo che io prendo questo qua e me ne faccio una copia, poi dopo vediamo anche come si fanno le copie, e vado qui a creare il primo cassetto. Quindi vado qua e per esempio non metto nemmeno la misura, a parte il fatto che quando lo premo comincia a succedere una cosa strana, si cominciano a chiudere le facce, però il problema più grave qual è? È che se io vado a estrudere questa faccia per creare il cassetto, ho dei problemi perché non riesco bene a selezionare gli elementi, e soprattutto se io provo a spostare un elemento fatto in questo modo, io mi porto dietro tutte le altre parti del disegno, quindi sto avendo molti problemi a creare questa cosa. Perché SketchUp fa così? Perché SketchUp ha una regola che dice che se tu crei un oggetto 3D e su questo oggetto 3D crei un altro oggetto 3D, quando vai a spostare il secondo oggetto, il primo oggetto, tu vedi che le due parti si sono incollate insieme. Cioè fare un oggetto sopra un altro oggetto le incolla automaticamente. Quando io creo un oggetto composto da tante parti, come faccio a non far incollare le parti tra di loro? Bisogna utilizzare una cosa che si chiama gruppo, che sarebbe un pochino come i blocchi di AutoCAD. Quindi se ogni parte del mio oggetto è chiusa in un gruppo, non si andrà ad incollare ad altre parti contenute nel gruppo. Quindi per convertire questo oggetto in un gruppo, io faccio una selezione dell'oggetto, premo tasto destro e clicco sul tasto crea gruppo e vedi che questo oggetto quindi è diventato un gruppo. Adesso se io vado a rifare nuovamente il pannello, tu vedi che il pannello ora non è più incollato come prima,
e quindi diciamo ho risolto il mio problema. Quindi la creazione dei gruppi è fondamentale nella creazione degli oggetti. Però adesso io devo andare a mettere queste dimensioni e non mi posso inventare la posizione dei cassetti, perché comunque io qua, ora in questo disegno i cassetti sono tutti diversi, noi facciamo finta che io li voglio fare tutti uguali, allora quindi io avrei una suddivisione in 1, 2, 3, 4 e 5 parti. Io potrei o andare a misurare questo elemento e fare io il calcolo a mano diviso 5, perdendo comunque un po' di tempo, oppure posso fargli fare a lui questo calcolo. In che modo? Se io faccio una linea che ricalca l'altezza nella quale io voglio staccare le 5 parti, seleziono la linea, quindi seleziono questa linea e faccio tasto destro dividi e metto il numero 5 e premo invio, anche se tu non lo vedi, questa linea è stata divisa in 5 parti. Per quale motivo non si vedono le 5 parti? Perché di default SketchUp non ti fa vedere bene i punti di divisione con lo stile che utilizziamo di solito, un po' come in AutoCAD quando tu metti un punto non lo vedi benissimo fino a che non vai a cambiare lo stile di punto per trasformarli in un punto più evidente. Questa cosa all'interno di SketchUp viene fatta nella sezione che si chiama stili. La sezione stili serve a definire come si vede il modello 3D. Se tu vai nella scheda modifica in estremità e attivi estremità, tu cominci a vedere tutti gli spigoli del disegno, quindi cominci a vedere queste lineette che prima non si vedevano. Questo numerino indica quanto questi punti sono alti, quindi li porto a 3 e ora tu questo elemento lo vedi in maniera molto evidente. Quindi se io vado qui e vado a fare un pannello che va da qui a qui, io inizio a ottenere un pannello tutto intero. Però se vado qui a fare delle linee in corrispondenza di questi elementi, praticamente io sto andando a dividere questo pannello in 5 parti, quindi ognuna di queste parti sarà il mio cassetto. Visto che i cassetti sono tutti uguali, io posso anche farne uno solo e andarlo a copiare, un po' come in AutoCAD, quindi volendo io tutti gli altri cassetti e tutte le altre linee che avevo fatto le posso anche eliminare. Però se noi vediamo il cassetto, quindi ipotizziamo che questo cassetto per esempio ha uno spessore di 2 cm, quindi io vado qua sopra, vado qui, vado verso l'esterno e scrivo 0.02 e premo invio. Però questo cassetto è diverso dall'altro, innanzitutto cioè è diverso da quello che io vedo qua dentro, perché il cassetto arriva fino al limite. Infatti quando io guardo il cassetto frontalmente, io questa parte qua non la vedo, quindi che cosa faccio? Vado con il comando spinge e tira, sposto questo elemento, mi allineo qui e porto il cassetto direttamente in questa posizione qua. Ora c'è un altro problema, perché questa parte di sopra e il bordo del cassetto in realtà sono allineate e invece qua questa parte qua è un po' più dietro. Quindi perché c'è questo problema? Perché in realtà questa mensola di sopra e la mensola di sotto sono leggermente sporgenti di 2 cm rispetto a questa parte qua. Però risolviamo un problema alla volta. Prima di tutto io ho creato questo cassetto. Ora, per fare in modo che eventualmente questo cassetto non si vada ad incollare rispetto ad altri cassetti, io vado a creare un gruppo anche di questo cassetto. Quindi ogni parte del tuo mobile, per fare in modo che non si incolli ad altre parti, deve essere comunque trasformata in un gruppo. Quindi questo qui è un gruppo e io come me ne rendo conto? Perché quando un oggetto non è un gruppo,
io ne posso selezionare le singole facce, i singoli spigoli e lui mi seleziona soltanto quella parte. Se invece io clicco su una cosa che è stata convertita in un gruppo, tu vedi che lei si seleziona tutta quanta intera e mi dà anche la possibilità, diciamo, di eh, modificarla con un doppio clic entrando all'interno del gruppo e permettendomi di fare le modifiche sulle singole parti. Quindi io mi accorgo che sto all'interno di un gruppo appunto perché vedo che si sbiadisce tutta la parte che sta fuori dal gruppo e attorno all'oggetto appare una sorta di cubo tratteggiato. Appena io clicco fuori, esco dal gruppo e vedo che lui è tornato uguale, un po' come quando entravo nei blocchi di AutoCAD per modificarli e poi dopo andavo ad uscire. Quindi se io voglio che questo elemento sporga leggermente più fuori, io devo entrare nel gruppo, dovrei prendere questa parte e la dovrei portare avanti. Però perché dico dovrei? Adesso nascondo un attimo questo elemento, quindi prima lo converti in un gruppo, quindi selezione di tutto, tasto destro, crea gruppo, poi vado su di lui e faccio nascondi per non vederlo. Se io voglio spostare in avanti solo questa parte di sopra, se io la spostassi in questo modo, tu vedi che si sposterebbe tutto, quindi con CTRL Z torno indietro. Per far spostare solo questa parte, io vado con una linea e faccio una linea che da qua passa qua e da qua passa qua. Quindi dopo questo elemento qua si sposterà solo lui in avanti. Quindi se io lo seleziono, vado qui e mi sposto di 0,02 e premo invio, tu vedi che si è creata questa prima risega. Allo stesso modo scendo nella parte inferiore, faccio una linea che va da qui a qui, quindi creo un taglio anche qui, mi sposto da quest'altra parte, faccio una linea che da qui arriva a qui, clicco su questa faccia qui, vado sul comando spinge e tira, mi sposto e scrivo 0,02 in modo tale che anche questa parte qui si sposti verso l'avanti. Una volta fatto questo, clicco sulla freccia, esco fuori e per far riapparire quel cassettino che avevo nascosto, io vado su modifica, mostra tutto. In realtà questo comando nascondi e mostra possono essere anche legati a dei tasti. Per esempio io li ho legati al tasto N ed M e questa è una cosa molto molto comoda perché se io clicco qui e premo la lettera N il cassetto scompare, se premo la lettera M il cassetto ricompare. Per creare queste scorciatoie, quindi che di base alcune esistono, però tu vuoi creare le scorciatoie sui comandi che tu pensi di utilizzare un po' di più, bisogna andare in finestre, preferenze, tasti rapidi. Qua dentro ci sono tutte le funzioni di SketchUp. Ovviamente tu devi sapere come si chiama la funzione che vuoi legare ad un tasto, quindi io qua dentro vado e scrivo nascondi, vado a vedere dove sta modifica nascondi, metto qui dentro il tasto che voglio, premo più e lui me lo assegna. Nel caso in cui lui ti dicesse che c'è un altro comando che già usa quel comando, quel tasto N, tu dici ok, non fa niente. Quindi ora ti faccio vedere un esempio, lo elimino, clicco qua il tasto N, premo più. Lui ora non mi ha detto che esiste già una cosa che si chiama così, però se me l'avesse chiesto io dico ok, cambiala, quindi fai in modo che la N si preme con il tasto N. Poi se vado qui dentro e scrivo mostra e vado a cercare qua dentro la voce mostra, modifica mostra tutte, metto la M qua dentro, premo più e quindi ho assegnato N e M a questi due tasti. Questa funzione ovviamente resterà sempre all'interno del programma, quindi non bisogna farla ogni volta. Adesso io devo prendere questo cassetto e se vedi qui c'è una sorta di risega
qui per infilare le mani ed aprire il cassetto. Quindi io per apportare questa modifica devo entrare dentro al gruppo del cassetto, quindi faccio un doppio clic sul cassetto e come prima cosa con lo strumento linea vado a trovare il punto centrale del cassetto, scendo verso il basso e scendo della misura che ha questo elemento. Per esempio ipotizziamo che questo elemento scende per esempio di 4 mm, quindi scrivo 0.04, premo invio, mi sposto di qua della lunghezza di questo elemento, quindi ora ne sto disegnando metà, facciamo finta che tutto questo è 10 cm, quindi vuol dire che di qua sono 5 cm, quindi io scrivo 0.05, premo invio e poi qua in questo caso io me ne salgo di una misura, in questo caso a piacere, poi tu nel caso diciamo farai la misura che vuoi. Poi posso fare la stessa cosa anche di qua, in realtà io potrei fare anche il comando scala, però in questo momento non voglio farti vedere ancora come funziona, quindi vado qui e vado a fare la stessa cosa che avevo fatto di là. Nel momento in cui diciamo vado a fare questa operazione, quindi vado a cancellare la parte di dentro, se mi appoggio a questa faccia e la spingo in dentro fino a toccare la parte più in fondo dell'oggetto, tu vedi che lui ti crea un foro, quindi esco fuori e ho fatto questa prima parte qua. Ora, se io prendo questo elemento e me lo vado a copiare per 5 volte, quindi per copiare un oggetto qua c'è il comando sposta. In realtà in SketchUp il comando copia non c'è, ma non perché non c'è, cioè non c'è come pulsante, non c'è proprio un pulsante che si chiama copia come sta in AutoCAD, ma c'è un pulsante diciamo che ti permette dal tasto sposta di attivare la copia. Quindi per spostare o per fare una copia si preme sempre il tasto sposta, però per fargli capire che tu vuoi fare una copia devi premere il tasto CTRL prima di fare lo spostamento. Quindi se premi CTRL lo spostamento diventa un più, quindi compare un segno più e vuol dire che lui sta facendo una copia. Quindi se io mi avvicino, clicco su questo punto e clicco in basso, lui mi fa la prima copia. Io volendo posso quindi andare sempre a premere CTRL e a fare varie copie consecutive. In realtà, diciamo, ci sarebbe un modo per fargli fare automaticamente tutte e 5 le copie, quindi io manualmente farei in questa maniera e quindi faccio le 5 copie, però in questo rispetto al mio disegno c'è una cosa che non mi piace. Vedi qui si nota che c'è un piccolo spazietto. Questi piccoli dettagli sono importanti quando tu andrai a fare il render, perché facendo una cosa del genere, quando tu andrai a fare il render, questi pannelli sembreranno tutti quanti incollati, non si vedrà questo spazio qua dentro, non si creerà l'ombra qua dentro e quindi il modello risulterà meno realistico. Quindi è importante fare queste cose. Allora che cosa faccio? Prendo tutti questi elementi e li vado a buttare, conservandomi soltanto il primo pannello. Quindi affinché ci sia uno spazio tra questi due elementi, vuol dire che questo pannello di sopra, questo qui, sia nella parte superiore che nella parte inferiore, si deve accorciare di una piccola quantità. Quindi se io seleziono questo e premo la N di nascondi, questo elemento diciamo si nasconde. Qua ci stanno ancora le linee vecchie dell'oggetto, le posso pure cancellare, non mi interessano. Se io mi avvicino qui, entro all'interno del gruppo, vado con il comando spinge e tira, quindi io posso spingere in avanti e dietro, clicco su questo elemento e vado verso il basso e scrivo 0,01 e premo invio
e poi vado qui, scendo verso il basso e faccio sempre 0,01, tu vedi che lui è sceso di questa quantità. In questo posto qua si è creato questo piccolo difetto che però puoi andare a risolvere facendo una linea qua e tirandoti dentro questa parte, e fai la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi fai una linea qui, prendi questo elemento e lo spingi in dentro, quindi abbiamo accorciato il cassetto. Infatti se io premo la M, tu ora vedi che qua c'è un piccolo spazio. Ora vado a fare la stessa cosa anche sotto, quindi vado sotto, entro in questo elemento, clicco qui e faccio un piccolo spostamento sempre di 0,01. Ora, se io questo oggetto, questo qui, ora lo vado a copiare 5 volte come ho fatto prima, lui mi dovrebbe dare questi spazietti contenuti tra uno e un altro. Però io adesso non posso copiare come ho fatto prima mettendo questo qui, perché se lo metto qui lo spazio qua in mezzo non ci sta. Allora io devo ottenere la suddivisione che avevo prima in 5 parti. Quindi che vuol dire? Vado sulla matita, vado su questa linea, scendo in questo punto qua, riprendo questa linea, la seleziono, tasto destro, dividi e metto di nuovo 5 parti e premo invio. Essendo questa misura la divisione totale in 5 parti, vuol dire che la mensola, quindi da questo punto qui, deve stare in questo punto qui, quindi mettendola in questo punto qui, vedi che io considero anche lo spazio, diciamo, quindi vado a considerare anche lo spazio che c'è tra una mensola e l'altra. Quindi se questo lo metto qui, ho fatto la prima copia. Ora io dovrei fare a mano tutte le altre copie, però prima ti avevo detto che c'è un comando rapido per fargli fare più copie insieme. Questo comando rapido come funziona? Che la prima copia la fai tu, quindi questa copia l'ho fatta io. Adesso se io digito sulla tastiera per, quindi per ovviamente in Windows è rappresentato dall'asterisco, quindi non la X, quindi per il numero di copie che io voglio fare, quindi per 5, tu vedi che lui ti fa le copie. In realtà io dovevo fare per 4 perché il primo elemento, diciamo, era già presente, e quindi lui mi fa 5 copie di questo elemento fatte in questo modo qua. Visto che ora a me non mi serve vedere questi puntini così evidenti, io posso anche tornare nello stile e dire non farmele vedere più le estremità, così il mobile diventa più carino da guardare. Quindi questo è un gruppo, questo è un gruppo, questo è un gruppo, questo è un gruppo, questo è un gruppo e questo è un gruppo. Quindi è questo qui il modo corretto con il quale noi dobbiamo disegnare tutto, e questo vale per i mobili, vale per l'abitazione, per le porte, per le finestre, per i solai, per i pavimenti. Cioè noi dobbiamo fare in modo sempre che ogni parte del nostro disegno venga raggruppato in un gruppo separato dagli altri in modo tale che non si incollino tra di loro. Poi se vogliamo possiamo anche creare un unico gruppo di tutto, quindi tasto destro crea gruppo. Questi qua si chiamano gruppi nidificati perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 gruppi raggruppati in un unico gruppo grande. E per quale motivo io raggruppo in un unico gruppo grande? Perché quando io vado a spostare il mobile mi porto dietro anche tutti i cassetti, perché se non fosse stato così, io se li avevo ancora come erano prima, quindi per esplodere un gruppo io faccio tasto destro, esplodi, però ora se tu ci hai fatto caso questi qui sono ancora raggruppati. Perché? Perché quindi lui si è ricordato che io all'inizio avevo fatto dei gruppi singoli e poi ho fatto un gruppo totale. Quindi quando io premo la prima volta esplodi, lui esplode il gruppo totale. Poi se avessi continuato a premere ancora esplodi, io andavo a esplodere tutte le singole parti. Però in questo caso combinavo un guaio, perché esplodendo tutto le facce si incollavano tra di loro. Invece io adesso, volendo,
Potrei perfino andare ad aprire un cassetto per far vedere dentro il mobile come è fatto. Ovviamente io, non avendo fatto la parte interna del cassetto, ora non lo potrei fare perché si vedrebbe una singola anta che si sposta, ma se a te serviva far vedere anche come era fatto l'interno, tu avresti continuato a modellare, modellando anche la parte interna dell'oggetto. Però comunque il fatto che questi sono dei gruppi assicura che possono essere spostati in maniera indipendente. E perché quindi è utile fare un gruppo di tutto? Perché se io per sbaglio mi dimentico di selezionare qualcosa e la vado a spostare, io praticamente perdo una parte dell'oggetto. Invece se io seleziono tutto al termine, tasto destro, crea gruppo, creo un unico gruppo, qua non c'è più possibilità che l'oggetto si venga a separare dalle altre parti. E poi, anche se ho bisogno di modificare questo gruppo, io posso tranquillamente con un doppio clic entrare all'interno del gruppo e andare a modificare quello che voglio.